Welcome to Italics, television for the Italian-American experience. I'm your host, Anthony Tamburri. In this episode of Italics, we go to Lincoln Center for the 22nd edition of Open Roads to speak with actors and directors where new Italian-American films were previewed. Open Roads, New Italian Cinema, is the only screening series to offer North American audiences a diverse and extensive lineup of contemporary Italian films. Cinecittà demonstrate that not only doing its part of the job in promoting Italian contemporary cinema, like we did in the last 22 years, for example, here in Open Roads, but also being a contemporary studio facility working well and supporting the growth of the Italian industry in the movie business and supporting the capacity of Italy of host big international production in Italy. So in this moment in time, this bridge that always exists between Italy and US, it's even more important. So Open Road, it's not only a symbolic appointment, but it's also a moment in which we can make growth the industry, the strength and the dimension of the Italian movies in a world that is more interconnected, in which I think that Italy can still have an important role and a role that can even grow in the next year. So thank you for being here. Thanks to all the delegation. Lo sappiamo tutti che i soldi vinti al gioco fanno male, molto di più di quelli persi. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, che mi ha toccato molto profondamente, però non pensavo di farci un film. È stata una proposta che mi ha fatto il produttore, Domenico Procacci, e dopo ho scoperto che è stata una proposta anche un po' suggerita da Sandro stesso, dallo scrittore stesso. Siamo amici da tanti anni, io ho letto tutti i suoi libri e questa cosa da una parte mi ha reso molto felice e dall'altra però mi ha, come dire, caricato anche di responsabilità. Man mano che vincevo la mia vita diventava sempre più misera. Io non la voglio schifare, io nonostante tutto, a me la mia vita mi piace. Me la tengo così com'è. E il libro di Sandro è costruito con dei salti temporali, ma non sono gli stessi salti e soprattutto è molto ordinato perché sono capitoli, ci sono le date e diciamo che noi abbiamo cercato di rilanciare, io ho cercato di rilanciare, di fare questa caratteristica di raccontare come un flusso unico del tempo, come una storia unica, creando delle connessioni che sono delle connessioni sì di sceneggiatura. Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre. Se sono scappato, l'ho fatto nella direzione sbagliata. Non era colpa nostra. Poi dopo, quando si lavora insieme, io ho, come dire, una specie di inclinazione a farmi dirigere da loro, dagli attori, perché cerco di capire che cos'è che gli viene bene, che cos'è che veramente riescono a fare, senza imporgli delle cose, ma caldo e di vicinanza. Non ti ho mai tradito. Io non mi sono mai innamorata di te. Non sono mai stata felice con te. Pensi davvero che questo sacrificio cambi qualcosa? È stato un lavoro complesso, sia di scrittura che di regia, che poi di montaggio, di editing. Cioè è un processo che non è finito mai nel tentare di costruire una storia mantenendo, come dire, un'unità di personaggi.
Scusi se insisto, è ancora innamorato di lei? Io unisco queste 3 fasi importantissime che sono scrittura, ripresa, e edizione, editing e montaggio, che è come se il film si facesse 3 volte, sono 3 linguaggi diversi, la scrittura, la ripresa e il montaggio, sono 3 lingue e io le devo parlare tutte e 3. Tu se facessi del male moriresti. Babbo, del buio, dopo che si morte, hai paura? Ho diretto, sai che non mi ricordo il numero, parecchi film, sono 30 anni, 30 anni. Ma per me è come una specie di unico lungo film in cui cerco di raccontare la commedia umana. La chiamava Honoré de Balzac, che è un grande scrittore francese dell'Ottocento. Cerco di fare nel mio piccolo la mia commedia umana, raccontare la nostra vita, come si evolve, le nostre relazioni, i nostri dolori, le nostre gioie e felicità. The shooting was during the pandemic. The reality outside was inside the movie in the same time. Civiltà e umiltà, disinneschiamo le polemiche. This is the role of an actor who is not working anymore. He's really in trouble. And what he is starting to do is to show off himself every day. And then he started to feel that his words affect the opinion of other people. You know, this movie shows something which is kind of realistic. Non viene utilizzata nemmeno una goccia della rete pubblica. Servono persone come lei per trasmettere fiducia. Gente impazzita. Bravo, bravo! Dai, su! You know, I'm very attracted from stupidity, from my stupidity and from the stupidity from the others. And social media gives a lot of possibility to study and to observe how human stupidity can affect our perceptions of, first of all, about ourselves, and then about other people. So all the things I observed during the pandemic, I could, in the end, pour everything in this role. Amore di papà, c'hai 16 anni. Devi ridere, innamorarti. Mi piace uno. Per non subito. Invece subito. Quando è che abbiamo smesso di essere? Like a comedy, a dark comedy, it makes it, I think, much more interesting, because it is a tragedy. Felice io e te. Tu non sei mai stata felice? Con te sì. Allora, che futuro ci aspetta? Qualcuno apre la porta? Se mi tirate fuori altro posso finalmente cambiarmi la cravatta. Vai a prendere It happens 10 years ago. I wrote this story for a short movie. The Closet was the name, just the part in the closet. Papà ti ha lasciato un biglietto. La bustina l'ha usata soltanto per accompagnare le margherite agli anniversari. È una cosa ufficiale. From the idea, the original idea, 3 lines, to a script. It was 1 year incredible work and it became a film. Hai visto la mamma? Che vogliamo fare, mamma? Ma sei impazzita o rincoglionita? Unfortunately, I found one day my closet empty in my life. I remember very well that moment. I remember that feeling, that incredible feeling. I open and close my closet with incapacity, total incapacity to put anything inside it, so it was empty for a long time. I started from that,
I imagined that maybe the only thing that I wanted to put inside was me. Andiamo. Ma la mamma? In the place most gave me the pain. It was that space. Quando hai intenzione di uscire da lì? Quando torna papà? Ci sono troppe cose che non sai. Perfetto, dimmele. Dimmele. O preferisci scrivermi un biglietto? We need a time that we don't know how much time we need to do to overcome a pain. So, like turtles, but in Italian we say chi va piano va sano va lontano. Dobbiamo fare ancora un sacco di cose insieme. Ti manco io. What's happened if I take a break? One moment, I'm not here, I'm here, but I'm not here. Se proprio dovessi scegliere un posto mi ficcherei anche io in un armadio. I have lovable reactions. Every woman say, "Oh my God, me too. I want to be in the closet." I love the woman. I love the woman needed to be in the closet in some moment of the life, and they didn't have the courage to say or to do because it's impossible. But maybe we can say. We need a time, we need a break, also with kids, because we women, we don't have the courage to say, okay, me first, you after. Also this woman, also from the closet, she doesn't forget that to control the situation in the house. Sveglia, amori miei, sveglia, fate tardi. Ti senti come le tartarughe? Comoda. I like metaphors. I like very much. The closet represents, yes, a shell, a cocoon, like the butterfly, like the worm becomes butterfly. You can die, you can reborn, you can be different. Sai quando ti criticavo tanto This perché repair, in this shell, in this cocoon, she fixes her mind, her heart, and at the end she can make the first step to a new life. I was living in Bologna, close to the river. I met this environment association. And I started to stay with them, making interview for a couple of years. Quello che siamo. Sono 20 anni che i padroni sversano in fiume come fosse una discarica. Quali I padroni? started to go during nighttime to find this poacher, like at 4 a.m. along the river. Was really, really something fascinating for me. How a good cause like environment stuff can turn into something strange and violent because of the lack of institution. Questi sono bracconieri, gente dell'est. Questa è la mia famiglia. I try to fix this rage that I feel in my community. I'm not a rage person. I'm not a violent person. In the last 10 years, I felt like something is changed. Mi stanno cercando. We feel more isolated person, insecure person, and we are trying to find our answer. Delta is kind of an adventure movie along the river where the two main characters can find something wild and dark in their soul. Stiamo andando a prenderlo. Vogliamo fare la guerra? Dobbiamo aver paura a casa nostra. Date giù! Ma che cazzo sei? Voglio andare via. Actually, it's a story about two men that just lost everything step by step. What's left over? What just remains to this man? Violence. Non c'ho bisogno di nessuno io.
Non c'ho bisogno di nessuno! Delta is a bad story. It's the story about how everything can become bad in 1 second if you are not taking care of your choice. Because the problem that we got on that river was a little metaphor of what is happening in the world. And so this battle between people that's got something and people that's got nothing is something that can speak to the world right now. I've been growing up loving two things mainly, punk hardcore music and the movies. Che genere fate voi? Che tipo di musica è la vostra? I've been experiencing this kind of stuff in Grosseto, in a very small rural town, which is the city you see in the movie. That's my town. That's where I've been growing up, so it's a lot of my life there. Musica, insomma. Siamo street punk. Come? When we start saying to our producer, yeah, we've been punk in Grosseto, we saw them like laughing. We were like, yeah, okay, it's kind of strange to be punk in that place. And we say, yeah, I think this laugh could be the first break for a comedy. Like punk rock in that age when you have a band is all your life, you're blind, you just want to play, you play and play and go to concerts and come people and play and play. E vengono. Si tratta di un gruppo americano molto importante. So this obsession, if you are born in a very small town, they just judge you and say, "What's this music? It's awful. Just stop it." My mom was like, "Oh my God." My grandfather was a drummer, jazz drummer. So it was like, "What is this?" He even came to see me play sometimes. Non ci sa un posto dove farli suonare. Si può sentire il centro anziani? Siamo a posto, Ora ci si mette anche a rubare. E non c'ho più una lira. It's a bit rhetorical, but we are often used a sentence to describe Italy. It's no country for young men. C'è il concerto. Mamma. When we tell this story and our struggle at that age, we know that it's funny. We see the people that isn't amused, isn't entertained when you talk to them, and I think it's the best feeling ever to have this kind of story. It's struggle for the characters, fun for the audience, and then you can put the energy and our watch on how the people in a small town in Italy and Europe in general live. L'unico modo è che poi andare via. Vogliamo solo fare un concerto, vogliamo farlo per bene, punto. When you have this kind of thing, love and enthusiasm, you don't have enough money for them to pay for them. You can't buy them. You just have to find them. So when you see people that want to work with you because they love something you're making, you're trying to make, you can just be happy and say, wow, it's huge luck. Ma che cazzo fai? Sono morto via, scusi, davvero. Imbecille. C'ha ragione, scusi. Ma roba la mano. Smetto subito, davvero. Francesco, noi siamo pronte. Chiara was 18. I was 19 shooting the film. Chiara de Favarone, avete tornare a casa, alla potestà dello padre tuo. I didn't know the story of Chiara when Susanna called me. I knew the story of Francesco because we studied in school. So I was very surprised by her because she was 18 at the time and she did an incredible thing for her time. It was the medieval time. So I was very impressed by how she did revolutionary thing for the time, all by herself. We were like 70s kids, so we were barefoot the whole time in the fields. The dresses were amazing. Massimo Cantini Parrini is a genius, I think, because he changed the dresses every day. Also, they were very heavy, so I really felt like Chiara. Noi sortiamo tutte quando serve, per portare tovaglie nelle chiese, per consolare le anime e i corpi degli infermi.
Noi la clausura non la vogliamo fare. Ma voi non siete frati, siete I femmine. think that this story is very important. It's not a very famous story, and I think that should be, because Chiara is like a feminist in the medieval time, so she was very ahead of time. Femmina fa tentazione nello peccato con lo periglio del corpo e delle carni sue. Statevi qua, statevi longe dalle femmine. Ci chiudono le porte del monastero se proviamo a partire. Mi vuole maritare forza. She left her family, she left of her friends, her money to follow Francesco. So she's very brave, and I learned that from her. Dicono che sei santa, che facevi miracoli. You can see how in the beginning Francesco is stronger, then during the film she empowers herself and she involved a lot of women, different ages. In the end, she's stronger than Francesco. La storia vera è successa nel 1980. Io l'ho spostata di 2 anni nel 1982, mentre l'Italia giocava i mondiali di calcio, perché mi affascinava l'idea di mettere sulla bilancia 2 momenti così diversi tra loro. L'Italia vince e 2 ragazzi non ce la fanno, per amore. Come ti chiami? Diciamo che la mia ispirazione è stata un po'... Io è come se avessi sentito un senso di colpa a non sapere di questa storia e quindi ho sentito proprio l'esigenza di raccontare questa storia con la speranza che quei 2 ragazzi siciliani non fossero dimenticati e quindi di portare questa storia non solo in Italia, nel mondo, per dire che l'amore deve essere libero e non può essere condizionato da niente e da nessuno. I loro bisogni e i musconi ci abbulavano sopra e una caccia di lucettoli. Lui è Nino. Ti sei fatto un nuovo amico? Questo è un film che io ho pensato dal primo istante solo per il cinema. È un film girato anche tecnicamente in Cinescope. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto pensando solo al cinema. Io avevo bisogno di un ritmo che somigliasse alla vita. Da cicmettinesa, Giginni c'è una bocca a scuola, sta finendo. Io sono sempre stato affascinato dalla regia, sono sempre stato attento alla regia, anche quando faccio l'attore io guardo molto attentamente quello che fanno i registi, sono affascinato da questo mestiere. Ho aspettato molto tempo per farlo perché forse volevo arrivare con più maturità a raccontare una storia importante. Quindi è successo così, in maniera naturale. E poi dopo ci voleva una storia importante per farlo e ho trovato questa. Il mio giorno è cominciato in te. Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora chissà, cioè per rovinare pure l'amico tuo? Ma diciamo, per me il successo più grande di questo film sta nella grande unione che ancora oggi c'è tra tutti noi della troupe. Di solito quando si finisce un film ci si perde, perché ognuno va da una parte del mondo e a fare altre cose, difficilmente si rimane così uniti. Noi siamo tutti uniti, tutta la troupe, siamo molto uniti ancora e questo per me fa parte del successo di un film. Cercavi a Giannuzza, vero? È molto simile a quello che è successo in Italia. Ho sentito una forte emozione, l'ho proprio sentita, alcune, sentivo i respiri, quindi no, una reazione
molto sentita, molto vera, una reazione di grande umanità. Credo perché questa sia una storia universale, purtroppo. Non è una storia siciliana, è una storia siciliana, italiana, americana, è la storia della provincia, di oggi, di ieri e spero non di domani. Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutte cose. Ma si può sapere che deve essere successo? Vede. E lascialo stare! Devi andare. Oh, io a te non ti voglio perdere. Manco io. Quello che si fa di nascosto si può fare per 100 anni. No, è stata un'esperienza incredibile di scoperta nei confronti di me stesso. Ho affrontato un viaggio dentro me stesso, ho scoperto e approfondito delle parti molto vulnerabili di Samu che sono presenti anche nel personaggio, che è anche Gianni. Ho imparato tanto dal personaggio, ho imparato il coraggio. Gianni è un ragazzo che è arrivato a morire per l'amore, che nonostante le 1000 difficoltà e la vita difficile che ha affrontato, è rimasto, si è rialzato dopo tutte le cadute e ha continuato a lottare per l'amore fino ad arrivare a morire per questo. Quindi è stata una grande responsabilità interpretare questo personaggio. E ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Allora, per me questo film è stata un'esperienza di vita bellissima, molto formativo, ho imparato tantissimo da tutte le persone che hanno lavorato con me. Questo film, tra l'altro, in questo film mi è stato chiesto di interpretare un personaggio che ha molti punti in comune con quello che sono io e quindi è stato bello mettere un po' di me in un personaggio diverso totalmente da me per epoca e per 1000 altri aspetti, ed è stato bello incontrarci io e il mio personaggio a metà strada e camminare per la stessa strada, per la stessa traiettoria. Una cosa che vorrei aggiungere sono i meravigliosi rapporti umani che si sono creati. Il film è stato fatto con tantissimo amore, c'è stata tanta complicità e tanto sostegno nel gruppo, nel cast. In primis io con Gabriele, lui è stato per me il compagno di viaggio principale di questa esperienza insieme a Beppe, e poi anche tutto il resto del cast da cui, come diceva lui, abbiamo imparato tanto e abbiamo cercato di scambiarci più cose possibili. E anche dopo le riprese siamo rimasti tanto uniti, e quindi tutto l'amore che abbiamo messo nel film adesso in gran parte ci sta tornando indietro. In Italia è stato amato tantissimo e siamo super felici di questo. Grazie. Grazie. Thank you very much. Thanks for watching this episode of Italics. I'm Anthony Tamburri. Arrivederci alla prossima puntata.